io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questi portachiavi molto carini, molto estivi, perché comunque il pesciolino è l'estate, cioè comunque poi così tutti belli colorati sono proprio simpatici anche da regalare, da fare un piccolo regalo, un pensierino all'amica, alla nipote, alla zia, a chiunque. Quindi appunto molto veloci anche questi, quindi lavoretti proprio molto veloci per l'estate e come potete vedere sono formati da vari pezzi. Adesso poi vi faccio vedere tutta bene la lavorazione, però comunque è molto semplice, non è niente di difficile. Questo qua l'ho fatto con il colore tutto sfumato, infatti se vedete la squama, qui è di un colore, poi cambia, qua pure inizia col giallo e poi va a finire sul verde blu, questo c'è un colore scuro, vedete, sopra e poi finisce col colore un pochino più chiaro. Quindi questo l'ho fatto con appunto dei colori sfumati, questo qua invece colori normali, il classico colore tutto di un colore. Siccome ci va poco filato, io vi consiglio sempre per fare questi piccoli progetti di usare il cotone avanzato, dove comunque vedete ne avete poco. Io infatti mi sto facendo fuori un po' tutti sti avanzi di cotone. Quindi anche voi per fare questi piccoli progetti vi avanzano appunto piccole cose, cioè che con questo non inizi a fare nessun tipo di lavoro, ok? Quindi appunto lo usiamo per finirlo facendo queste piccole cose di portachiavi. Già ve ne ho fatti vedere anche altre cose dove poter usufruire, anzi e finire anche gli avanzi dei colori che abbiamo. Quindi io utilizzerò appunto tutti dei colori un po' avanzati, vedete qua proprio ne ho pochi, quindi quello che mi è rimasto cerco di utilizzarlo. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci servirà l'ago, le nostre forbici, l'anellino del portachiave. Poi come occhietti io qua ho messo questi occhietti adesivi che hanno, che carina la palpebra che è colorata con le ciglia, che sono sempre di queste che ho qua, vedete sono questi qua. Se voi avete anche solo quelli tutti bianchi così va benissimo, se non ce l'avete come al solito potete fare con dei bottoncini piccoli e colorati, vedete tipo io qua ce l'ho, tipo questi, ce ne sono vari tipi, cioè comunque che potete utilizzare. Quindi vedete anche lì un po' come potete aggiustarvi. Io ho questi, ne ho parecchi e quindi faccio fuori un po' di questi occhietti qua. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito a fare le prime parti. Allora, di queste qua, praticamente 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, sono della stessa lavorazione, quindi io ve ne faccio vedere uno e poi voi fate gli altri 4. Questo qua invece è un pochino più diverso, quindi faremo a video questo qua e uno di questo, ok? Una cosa, io l'ho fatto così tutto colorato, se voi volete potete farlo anche tutto di un colore, perché comunque cioè potete benissimo farlo anche solo di un colore. Ok, quindi iniziamo adesso con la parte di questi 5, ok? Quindi iniziamo subito, facciamo cerchio magico. Dentro al cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, possiamo anche tirare e chiudere il nostro cerchio magico. Adesso andiamo a lavorare in cerchio, quindi non andiamo a chiudere, ma andiamo direttamente sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare un aumento. Quindi 1 e 2. Adesso nel secondo giro dobbiamo andare a fare per ogni maglia bassa un aumento, quindi ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Per il terzo giro andiamo a fare 12 maglie basse,
quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Adesso per il quarto giro andiamo a fare una maglia bassa, nella prossima andiamo a fare un aumento e nella prossima di nuovo una maglia bassa. Ok, quindi questa sequenza, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, dobbiamo andarlo a fare per 4 volte, quindi per un totale di 16 maglie basse. Ok, quindi abbiamo fatto 1 2 3 4, quindi di nuovo maglia bassa, aumento e maglia bassa. Ok, 16 maglie basse. Adesso nel quinto giro andiamo a lavorare 16 maglie basse. Adesso per il sesto giro andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1 2 e 3, e nella prossima un aumento, quindi 3 maglie basse e un aumento, che andiamo a farlo per 4 volte, quindi per tutto il giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 20 maglie basse. Adesso nel settimo giro andiamo a lavorare 20 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Finito il mio giro, ok, possiamo anche andare a tagliare il filo. Come sempre io lo faccio un pochino più lungo per essere comoda, perché così almeno riesco a lavorare bene e anche dopo vado a nasconderlo senza problemi. Quindi adesso facciamo 2 maglie bassissime, quindi 1 e 2, e tiriamo fuori il filo. E adesso andiamo, ok, a nasconderci, cioè a fermare qua i fili, sia quello dell'inizio del lavoro, quindi del cerchio magico, e sia questo di fine lavoro. Quindi di queste cupolette ne dobbiamo fare appunto altre 4, quindi un totale di 5. Adesso andremo a fare la coda. Per la coda, come sempre, fare il cerchio magico. Dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse, 2 3 4 5 e 6. Ok, possiamo anche stringere il cerchio magico, entriamo nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato e qui andiamo a fare una maglia bassa. Adesso nel secondo giro dobbiamo fare una maglia bassa e un aumento, quindi per 3 volte, quindi per un totale di 9 maglie basse. Quindi ho fatto la maglia bassa, adesso faccio l'aumento e sono 3 maglia bassa, 4, aumento, 5 e 6, 7, 8 e 9. Ok, per il terzo giro andiamo a lavorare 9 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Per il quarto giro andiamo a fare una maglia bassa, un aumento, quindi 1 e 2, e di nuovo una maglia bassa. Quindi la stessa lavorazione che avevamo fatto già nel pezzo precedente, ok? Quindi una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa. A sto giro lo ripetiamo per 3 volte e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Nel quinto giro andiamo a lavorare 12 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Adesso per il sesto giro andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1 2 e 3, e un aumento, quindi 1 e 2, quindi 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Al fine del giro dobbiamo ritrovarci con 15 maglie basse, quindi lo dobbiamo ripetere per 3 volte. Per il settimo giro andiamo a lavorare 15 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante.
Adesso per l'8º giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una e 2, un aumento, quindi 1 e 2, e di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Quindi lo dobbiamo ripetere per 3 volte: 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Quindi nel giro 9 andiamo a lavorare 18 maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Adesso nel giro 10 andiamo a lavorare 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 1 e 2. Quindi 5 maglie basse e un aumento lo dobbiamo ripetere per 3 volte e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse. Adesso nell'11° giro, che quindi è anche l'ultimo, andiamo a fare 21 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Io una cosa che non vi ho detto, non ho usato marcapunti o il filo per segnarmi il giro, perché le contavo mentre le lavoravo. Se voi viene più semplice usate pure il marcapunti o il filo per tenervi l'inizio e la fine del giro, Ok, finito le 21 maglie basse, anche qua andiamo a fare 2 maglie bassissime, ok? E qui lasciamo il filo un pochino più lungo perché poi qua nella coda dobbiamo andarla a cucire, quindi lasciamolo un po' lungo. Ok, tiriamo fuori. Questo del cerchio magico invece lo possiamo comunque fermare all'interno. Una volta che abbiamo fatto tutti i nostri 6 pezzi, ok, li mettiamo in ordine di come li vogliamo mettere per colore, cioè se prima il rosso, prima il giallo, vedete voi come metterlo. Nel primo, ok, io già ho attaccato gli occhietti, quindi nel primo mettiamo, lo pieghiamo a metà, da una parte mettiamo il primo occhietto e poi giriamo e mettiamo il secondo occhietto dall'altra parte. Io questi qua appunto che si incollano, se voi avete il bottoncino, appunto cucite il bottoncino sia da una parte che dall'altra. Quindi questo è la testolina, ok? E quindi va per primo. Poi prendiamo un filo di un qualsiasi colore, di un qualsiasi, cioè potete prenderlo o dello stesso colore di uno di questi coni che abbiamo fatto, oppure anche un altro colore. Io ad esempio l'ho preso sul verdino. Deve essere almeno messo doppio, ok? Vedete? Io l'ho messo doppio e deve essere almeno un pochino più lungo di tutto il pesciolino. È meglio un pochino più lungo che giusto giusto. Quindi lo mettete, vede, lo fate passare nel lago e poi iniziate dal primo pezzettino, quindi quello della coda, e lo andate a far passare proprio al centro del cerchio magico, ok? Il buchetto proprio del cerchio magico. Quindi fate passare, ok? E qua lo lasciate un po' lungo, perché poi dobbiamo andarlo a legare. Quindi prendete il secondo, anche qui al centro, ok? E fate passare l'ago. Lasciamoli morbidi e poi li stringiamo tutti dopo. Andiamo con il terzo, il quarto, ok, quinto e l'ultimo. Ok, adesso ripartiamo dal primo, cioè dall'ultimo che abbiamo infilato, quindi di nuovo dal primo, facciamo ripassare di nuovo l'ago sempre nel cerchio magico e lo facciamo uscire all'interno. Qua, ok, all'inizio lasciamo un pezzettino appunto così di filo, qua dobbiamo andare a fare un piccolo nodo,
quindi facciamo un piccolo cappietto, ok? Quindi vedete? Ok, ok, vedete? Ho fatto un piccolo cappietto e ho fatto il nodo. Quindi ok, questo poi quindi fermerà il nostro filo e da qui andremo ad attaccare l'anellino del portachiavi, ok? Quindi adesso di nuovo ripassiamo dentro a tutti i coni, sempre nel cerchio, cioè nel cerchio magico iniziale, ok? Quindi sempre in mezzo e ripassiamo il filo fino ad arrivare alla coda. Quindi questo, ok, l'arancione, ok, il rosso e arriviamo qui alla coda. Ok, allora arrivate qui alla coda possiamo anche togliere l'ago e adesso quello che dobbiamo andare a fare, ok, è andare a stringere. Allora innanzitutto mettiamoceli tutti bene dritti come vogliamo che stanno, perché io ad esempio dove c'era la chiusura, che abbiamo finito il cerchio di ogni cono, dove c'era la chiusura la faccio andare verso il sotto, quindi voi vedete pure, vedi come un po' a questo, come della coda, dove c'è la chiusura appunto io la faccio andare tutta sotto, quindi piegandolo così a metà appunto mi ritrovo praticamente tutte le chiusure sotto che vengono un po' nascoste. Quindi adesso dobbiamo andare a stringere un po', ok, vedete il tutto. Allora non vi consiglio, cioè poi vedete voi se vi piace, o farlo tutto così stretto, ok, quindi appunto tutto chiuso, o se no lasciare un pochino di gioco tra una squama e un'altra, diciamo tra un cono e un altro. Quindi vedete un po' voi come più vi piace. Io ad esempio questi, appunto questo vedete è molto largo tra uno e l'altro. Questo qua l'ho fatto leggermente più stretto. Quindi vedete voi un po' come più vi piace, ok? Per me così un po', ok, va bene. Dopodiché si vanno a fare 2 nodi qua per fermare il tutto. Quindi stringiamo un po' da dentro la coda, andiamo un po' a stringere perché sennò poi ci rimane largo, quindi andiamo un po' a stringere dentro la coda e facciamo un altro nodino. Ok, e questa è appunto la mia larghezza tra una squama e un'altra. Qui adesso questo filo verde lo possiamo anche lasciare qua dentro, ok, perché tanto adesso andremo a chiudere qua la coda, quindi con il filo lungo che vi avevo fatto lasciare lo inseriamo nell'ago, ok, e andiamo a prendere solo le costine più interne di una e dell'altra maglia, quindi chiudiamo solo le costine più interne, 1 e 2, così ci rimane anche questa righina del lato al lato della coda, cioè tutto lungo il lato. Ok,
Dopodiché possiamo anche andare a nascondere, ok, il filo. Andiamo proprio dalla parte interna, così almeno non si vede niente. Ok, e tagliamo pure. Adesso andiamo a mettere il nostro portachiavi, quindi qua nel cappietto, allora io ho questo modellino qua che ci devo andare a mettere prima l'anellino, un anellino piccolo, mi aiuto con delle pinze, ok, prima ci metto l'anellino e poi dopo inserisco, vedete, il portachiavi. Dopodiché vado a stringere l'anellino e a chiudere tutto. E il portachiavi è finito. Vedete, sono molto carini, molto veloci, come vi dicevo, cioè sono molto veloci da fare perché comunque appunto sono solo dei coni, quindi è abbastanza veloce. Molto d'effetto, ripeto, come regalino appunto fa comunque tutto bello colorato, è un bel pensiero. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!